Buonasera a tutti, benvenuti per una nuova diretta di AB. Stasera saremo con Paolo e parleremo della tassonomia dei pesci. Lascio a Paolo la parola Va bene, allora però bisogna di vedere le diapositive una alla volta, man mano che... e ora la condivido. Ok, adesso buonasera a tutti innanzitutto. Ecco, sì, buonasera anche da me. Visualizzando lo schermo, per ora non vedo ancora la diapositiva. Che è successo? Perché stiamo facendo delle prove perché è la prima volta e c'è sempre qualche problema dell'ultima ora, dell'ultimo Adesso nello minuto. schermo grande vedo Nico, Ah, ecco, vedi che è invece della presentazione dovrei vederlo fare. No, no, ma adesso arriva, adesso arriva. Adesso arriva. Questo qua, Marco Nico, quello che mi procura le magliette è di Romano di Lombardia. Mi mettete quando vuoi. Ammutiscili. 2 anni, ma è già Sì. Ok, vedete tutti la presentazione? Esatto. Adesso lo vedo anch'io, è comparso il titolo. Sì, questo che sono i miei pesci, si può andare avanti perché, visto il titolo, non c'è da dire molto su questo. Esatto. Ecco, aspetti dell'evoluzione. Qui potete leggere, l'evoluzione consta di due processi, la filogenesi, cioè la ramificazione delle specie, per cui nel corso del tempo da una specie se ne formano tante, e poi la trasformazione morfologica, che è guidata dalla selezione naturale, che porta all'adattamento all'ambiente. Direi che possiamo passare alla successiva. Ok. Ok, tu man mano che le legge Ecco, ingrandiscili qui che è così. uno schema, scusate, della filogenesi dei principali gruppi di organismi viventi. Va bene, vedete che a sinistra c'è il ramo delle piante, a destra c'è quello se metto la freccia, la vedete? Sì, 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 Ecco, io sto indicando quello dei pesci che è qui. che è quello che ci interessa maggiormente. Ecco. E termina in alto c'è tonno perché mette uno come esempio. Ok? Ecco, ecco, direi. Ecco, allora, secondo la visione moderna, adesso mi è andato comparse tutte. Ecco, tutti gli organismi pluricellulari hanno avuto origine da un antenato comune che col termine inglese viene definito il LUCA, che sarebbe Last Universal Common Ancestor, cioè l'ultimo antenato comune universale. Ok, E sarebbe sotto qui, dove c'è il pallino in basso, che si separano poi le piante e gli animali. gli animali. Ecco, adesso penso che possiamo passare alla successiva diapositiva. Lì ci sono i pesci. Ecco, bisogna definire qualche termine di biologia evoluzionistica, che sono prima di tutto plesiomorfo e apomorfo, che sono due caratteri contrapposti e indicano lo stato primitivo di un carattere, plesiomorfo, e apomorfo lo stato evoluto. Ecco, tenere presente che questi termini non sono assoluti, sono relativi, cioè un carattere è apomorfo rispetto a un carattere precedente, poi se passa a un livello, c'è ancora un salto evolutivo, il carattere che era apomorfo diventa plesiomorfo rispetto al nuovo, quindi sono termini relativi, diciamo, non assoluti. Assoluti. Ecco, poi se un carattere è apomorfo, cioè evoluto, si riscontra in più organismi, può essere dovuto a due cause. Una è che hanno ereditato il carattere da un antenato comune. Cioè un antenato comune ha fatto questo salto evolutivo e poi tutti i suoi discendenti hanno ereditato il carattere. In questo caso parliamo di sinapomorfismo. Oppure il carattere si è evoluto più volte nel corso della ramificazione delle varie specie, si è evoluto indipendentemente varie volte e allora parliamo di convergenza evolutiva. Possiamo passare, penso, al prossimo. Ok. Ecco, alcuni termini in uso di biologia,
Qui la specie sembrerebbe una cosa semplice, invece non lo è in biologia, va bene? La prima definizione era quella di Linneo che diceva tot species numerabus quota principio creavit infinitum ens, cioè vediamo tante specie quanto sono quelle che all'inizio ha creato il Padre Eterno. E lui ovviamente riteneva che le specie non si modificassero né nel numero né nell'aspetto. Evidentemente questa concezione abbiamo dovuto abbandonarla quando si è affermata la teoria evolutiva, va bene? Evolutiva, esatto. E ovviamente però definire una specie con una teoria evolutiva è diventato un po' più complicato. Anche, Possiamo anche perché quanto tempo ci vuole perché una specie possa evolvere in qualcosa di diverso? Allora, dipende molto dalla durata di una generazione, cioè se un gruppo di animali in cui hanno tante generazioni, l'evoluzione avviene a ogni generazione, no? C'è un Ok, passaggio, avviene una selezione. Quindi se un organismo ha un ritmo riproduttivo molto rapido, cioè per esempio tipo gli insetti, ok, che hanno ecco, più generazioni, allora l'evoluzione è più rapida. Se invece è un organismo che ha una il numero di generazioni più limitato, cioè la durata della generazione più lunga, come la specie umana, per certo, esempio, allora l'evoluzione chiaramente è molto, molto più più lenta. lenta. Esatto, esatto, esatto. Allora, dicevo, ecco, questo era il concetto di Linneo, contiamo tante specie quante le ha create il Padre Eterno all'inizio, ma poi è stata abbandonata e con la teoria evolutiva passiamo, penso, alla prossima Ok. diapositiva. Ah, ok. Ecco, vi volevo quella con la filogenesi, quella, con lo schemino, la Quella dopo. figura. Non so se è dopo o prima. Ecco questa. Questo è un esempio di filogenesi e in particolare mostra la filogenesi, cioè lo sviluppo del ramo evolutivo degli osteichi, cioè dei pesci che sono quelli che interessano a noi. Vedete che in basso c'è un ramo comune perché i pesci sono stati fra i primi vertebrati, va bene, e poi vedremo hanno avuto origine anche loro da specie di vermi, perché tutti i pluricellulari in sostanza all'inizio hanno un verme come antenato, va bene, ma poi si sono diversificati. Qui vediamo che da un lato siamo andati, il ramo evolutivo si è diviso in due, da un lato ha portato gli anfibi primitivi e i celacanti e dall'altro invece ai teleostei superiori che sono quelli che interessano a noi perché lì troviamo i beta. Ah, ok. Penso che possiamo passare alla prossima. Ci sarebbero 1 milione di domande da fare, ma andiamo avanti, se no è lungo. Ecco qui, Sarcopterigi, qui sono coi puntini rossi gli esempi dove sono stati trovati i pesci più primitivi, cioè la latimeria e i celantiformi, quelli che avevano le pinne carnose, cioè erano, va bene, e poi da loro sono venuti anche gli anfibi perché pinne carnose si sono poi trasformate nelle zampe nel corso Esatto. dell'evoluzione. Va bene, ecco, sono stati trovati solo in due punti, va bene, la latimeria che è famosa perché quando è stata trovata ha fatto sensazione perché si pensava che fossero animali ormai estinti, è uno dei cosiddetti, diciamo, fossili viventi, cioè che E ricorda. quanto tempo fa sono state scoperte queste due specie? Ma la latimeria è stata scoperta, non so se a fine 800 o Ah, primi del 900, circa. relativamente poco, insomma, Sì, sì, per gli anni relativamente dell'evoluzione. Esatto. all'evoluzione. Infatti ha fatto sensazione perché si pensavano che fossero animali ormai estinti da Eh sì, tempo. Direi che possiamo passare. andiamo avanti. Andiamo avanti.
ecco. Qui abbiamo, ancora, riprende la latimeria, va bene? Che è questa nella foto, la Che è latimeria. questa nella foto, Ah, ok, esatto, per avere un'idea esatto. particolare. Forse non si vedono No, bene, no, si vede bene. dico, no, ma le pinne che sono carnose non sono Ah, come beh, quelle degli altri pesci, va bene, che sono un po' come quelle della razza, tendenzialmente. sì, ecco, una cosa Una simile. cosa più o meno così. Ok, Vado avanti? Sì. Ecco, tra gli osteiti troviamo i dipnoi che sono i più primitivi, va bene? Solo due attuali e i dipnoi hanno delle sacche polmonari derivanti dal pavimento della faringe, va bene? E quindi abbiamo il polmone, qui c'è scritto il polmone viene a trovarsi in posizione dorsale, va bene, che è necessario perché il pesce possa nuotare con il dorso in alto e il ventre in basso, perché il polmone ovviamente è pieno d'aria, quindi se fosse certo. sul ventre lo farebbe capovolgere. Esatto. E i dipnoi sono famosi perché, fra l'altro, adesso se passiamo alla diapositiva successiva dovremmo vederlo, perché ecco questa, si possono incistare quando le pozze si asciugano, Ah, si rifugiano sul fondo e fanno una specie una specie di bozzolo con uno strato mucoso in cui possono resistere, siccome a una certa profondità, qualche decimetro di profondità, il fango resta umido e lì possono restare per un tempo anche piuttosto lungo, fino a che non torna l'acqua nella pozza. A pensa te quel che punto escono dal bozzolo e riprendono la vita attiva. incredibile, mamma mia. Poi ho una curiosità, Paolo. Osteiti cosa vorrebbe dire? Che significato avrebbe? Osteiti vorrebbe dire pesci ossei. Ah, ok, ok, ok. Sono totalmente un po' ignorante su queste cose Sì, qua. sì, no, È bello sapere. va bene, penso che possiamo passare. Avanti. Ecco, qui ci sono alcuni dite con la loro distribuzione, si trovano un genere, si trova in America meridionale, uno in Africa e uno in Australia. Vedete dove Sì, sono il viola? In Australia è solo un puntino perché è molto localizzato. Ecco, e questo è l'Australian Lungfish, il primo sopra è quello australiano, quello in mezzo è quello americano e quello sotto è quello africano. ok. Infatti anche Penso scritto, che esatto. possiamo passare. Ecco qui Dipnoi. Ecco, in queste specie abbiamo l'apparato branchiale ridotto e la respirazione polmonare avviene anche quando l'acqua è sufficientemente ricca di ossigeno, per cui questi vengono, anche se l'acqua è ricca di ossigeno, vengono a respirare comunque in superficie Ok, e quindi respirano anche aria. Penso che possiamo passare oltre. Ok. Ecco qui ancora altri esempi di ditteri, l'Epidosirene a sinistra e i Prototteri a destra. Ecco, prima della stagione secca scavano una galleria, quella che abbiamo visto prima, dove si ritirano in letargo, si chiama estivazione, e, incredibile, però. sono bestie molto particolari. Particolari, davvero. Ma oggi come oggi c'è ancora una popolazione, diciamo, numerosa, tra virgolette, oppure sono sempre... Credo che ci siano ancora senza Ok, troppi, non sono troppo minacciati, anche perché con questi adattamenti che esatto. riescono, Se la cavano sempre. se la cavano ancora abbastanza bene. Esatto. Vai pure. Vado avanti? Ecco, sì, ecco, Ne ho questo citato. qui ecco, è un esempio del Neoceratodus, questa ha sacchi polmonari poco sviluppati e ancora invece l'apparato branchiale è ben sviluppato, quindi questo
fuori dall'acqua non riesce a sopravvivere molto. Possiamo andare avanti, penso. Ecco, qui ancora Dipnoi, questa è la specie australiana. Ecco, le pongono uova ricoperte da gelatina e si schiudono dopo 3 o 4 settimane. Possono raggiungere 1,5 metri di lunghezza, né? Pesare Cavolo. più di 10 kg, quindi non sono bestie piccole. Esatto, stavo leggendo infatti. Vado avanti? Sì. Gli aptenopterigi invece sono i pesci comuni, normali, insomma quelli che conosciamo tutti, che Ok, hanno attinopterigi, vuol dire che hanno le pinne con i raggi non carnose, va bene, e le pinne differenziano classico. il sacro. Ecco, hanno enormi scaglie ben ossificate e la maggior parte dello scheletro è completamente ossificata, difatti si chiamano osseiti appunto per quello, cioè pesci ossei, Esatto. e hanno vesciche natatorie, va bene, che sono essenziali per il galleggiamento, salvo alcune specie che vivono sul fondo. La coda per la maggior parte è omocerca, dopo c'è una diapositiva, vediamo, cioè simmetrica in sostanza, vuol dire. Ok, E le camere branchiali si aprono in una camera comune aperta da da un opercolo, la branchia normale del pesce, no? normale. Ecco, i condrostei invece sono pesci cartilaginei, cioè comprendono gli storioni e alcuni generi un po' meno noti. Ecco, la cartilagine embrionale non viene sostituita dal tessuto osseo. Per me la notocorda. La notocorda è una struttura cartilaginea come fosse colonna vertebrale primitiva, va bene, che compare in tutti i cordati, cioè i vertebrati e anche alcuni generi, e poi scompare perché viene sostituita dalle vertebre, va bene, ma in tutti questi c'è la notocorda. Va bene, squame cranoidi ridotte, dopo c'è una diapositiva, vediamo polmone o vescica natatoria con un dotto. Vediamo poi, penso che possiamo andare avanti. Ok. Ok, Ecco, qui fa vedere come avviene la circolazione dell'aria sulle branchie, no? Queste sono le branchie in cui ci sono dei capillari sanguigni, e qui l'acqua scorre sulle lamine branchiali e ovviamente avviene lo scambio gassoso. I capillari hanno ovviamente pareti molto sottili e direi che sì, non ci fermiamo molto, possiamo. Ecco, qui Andiamo. si vede la cavità branchiale, l'acqua entra dalla bocca. Ecco, qui è ancora un'altra figura in cui vediamo sempre le lamine branchiali e l'acqua passa su queste e lì avviene lo scambio gassoso, insomma, l'ossigeno passa nel sangue. nel Direi sangue che possiamo. attraverso le branchie. Attraverso le branchie. Sì, queste sono le branchie, in pratica, Sì, sono le lamelle delle branchie amplificate. Bene, direi che possiamo andare avanti. le Ecco, adesso scaglie. passiamo alle scaglie. Le scaglie sono di vario tipo. Abbiamo la scaglia cosmoide, che è la più antica, e- 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 Evolutasi? poi abbiamo la placoide, che è quella tipica dei condroiti, cioè degli squali, per esempio, va bene? Non so se sapete che la pelle degli squali è molto ruvida, eccetera, perché queste squame sporgono, viene usata anche come carta vetrata in pratica, È perché, vero, è vero. ecco, va bene, direi che Mhm. possiamo passare alla successiva. Ecco, Eh, qui sono i vari esempi di squame. Ecco. Di squame, va bene, questa è la squama normale dei pesci, queste sono le squame dei condoriti, appunto. E nella squama normale dei pesci, i pesci normali che sono questi, vediamo questi anelli che sono anelli di crescita, perché in pratica si forma un anello ogni anno, quindi si ah, potrebbe, come con le piante, sulle contare piante. gli anelli e sapere che età ha il pesce.
Pensa a te, questa non la sapevo proprio. Questo è tipico dei pesci ossei, proprio i pesci normali, sono Pesci quelli normali, sì, compresi i sì. betta, I compresi i beta, betta. esatto. Pensa a te. Interessante questa cosa. Sì, poi ovviamente si usurano un po', ecco, qui si ha una struttura delle scaglie, vabbè, come sono fatte, vabbè, c'è l'osso lamellare, poi sopra le varie sostanze, direi che c'è una parte di osso spugnoso e beh, penso che possiamo anche andare Andare. avanti. Ecco, Latino Parigi, adesso vediamo un pochino la varietà dei gruppi, no? Latino Parigi abbiamo i controspei che sono gli acipenseriformi, che sono in pratica gli storioni, va Mhm. bene? Sono dati, si penseri sono dotati di scurio osseo che invece mancano i proiodonti. Soltanto la prima famiglia, cioè gli apipenser, gli scorioni, appunto, sono presenti in Europa. Quindi possiamo andare avanti, direi. Ecco. Ecco, qui appunto vi illustro gli acipenseridi, ci sono sotto due figure di storioni e vi Storioni. dice che sono i pesci di acqua dolce più grossi, possono raggiungere 6 metri di lunghezza e pesare anche parecchi quintali. Va bene. E alcune specie sono di acqua dolce, altre dal mare risalgono i fiumi per riprodursi. Riprodursi, è vero. Va bene, direi che possiamo. Qui ci sono elencate varie specie, 13 in Asia e Europa, 6 nel Mar Nero, 4 in Adriatico, 1 nel Mediterraneo occidentale, eccetera. Direi che possiamo passare alla successiva. Ecco, questi sono i pesci spatola, sono due generi molto particolari, va bene, che hanno un lungo rostro con recettori nervosi con cui possono localizzare la preda. Questa è una caratteristica di alcuni pesci che sono lunghi fino a 2 metri e vivono in Nord America, sono nordamericani. Sono sempre della famiglia degli squali, comunque. Il Condrostei, sì, non la famiglia, ma diciamo il gruppo, Sì, l'ordine. io uso magari il termine sbagliato, Sì, sì, scusami. ecco, ma sono sempre il gruppo dei pesci, diciamo i pesci cartilagini, Cartilagini, gli squali, le razze e questi qui. Possiamo, penso, passare oltre. Ecco, gli attinoplorigi, questi qui sono alcuni siamo già nei pesci con le pinne a raggi, pesci normali, diciamo, però ci sono alcuni primitivi che sono come le ammia, l'episosteo e ammia che vivono in acqua dolce, sono in America settentrionale. E dice che la testa è entrambi ricoperta da prassi ossea e prive di canoina, che è una sostanza, il tronco e la coda hanno scaglie già simili ai teleostei moderni, cioè ai pesci ossei moderni. E permane ancora la notocorda, quella che ho detto che inizialmente, ecco, in alcuni casi però viene sostituita da vertebre ossee. Le squame sono organoidi, la vescica natatoria dorsale con un dotto. Adesso vedremo passando alle prossime. Ok, vado avanti quindi. Sì? Ecco, qui sono due esempi degli due ordini attuali degli Actinopteridi olostei, cioè l'Epirosteus, che è dell'America settentrionale e Cuba, e l'Amia, che è quella sotto. Genio. Direi che possiamo procedere. Ok. Ecco, questi sono i pirosteiformi, sempre siamo negli aptenopterigi, cioè già in quelli con le pinne a raggi, come
e hanno queste squame che colgono il loro pesce, sono molto dure, tanto dice che resistono agli arpioni dei pescatori, possono arrivare a 3 metri di lunghezza. Ah, E anche questi sono americani, del nord e del centro. Sono provaci predatori di pesci che afferrano con la coda con la bocca munita di denti conici. Tutti i pesci hanno i denti esclusivamente conici, sembrano afferrare e inghiottano la preda intera. ok. Non hanno denti per masticare. Bene. Salvo alcune eccezioni, ci sono certi Sì, però è pesci che sono... proprio per afferrare la preda e basta, insomma. Esatto, sì. Va bene, direi che possiamo passare alla prossima. Ecco, qui abbiamo gli Amia che vivono lunghe fino a 1,5 metri, coperte a scaglie ossee, vivono in Nord America e in Centro America, cadono in letargo, in inverno vanno in acque profonde e cadono in letargo e, caso molto raro fra i pesci, il maschio si prende cura della prole. Il maschio prepara un nido, la femmina depone le uova e poi è il maschio che si prende cura. Direi che possiamo passare alla prossima. Ecco, i teleostei sono i pesci ossei, quelli normali, compresi i betta, i nostri, va bene? Ok, ok. E presentano una grande varietà di forme, ovviamente scheletro completamente ossificato, pinna caudale omocerca, cioè simmetrica, poi c'è una diapositiva sulla pinna. La notocorda è completamente sostituita da vertebre ossee, le pinne sono pari con una base di inserzione ristretta, eccetera, eccetera. Vescica natatoria con o senza dotto. Poi vediamo, c'è una diapositiva sulla vescica natatoria. Direi che possiamo. Questi sono i pesci normali, insomma, i Sì, teleostei, pesci ossei nostri, insomma, tutti quelli recenti, diciamo. quelli recenti, compresi i beta. Esatto. Possiamo passare, penso, alla prossima. Mm? Qui ancora elenca ancora vari tipi di teleostei, sempre per dare un'idea della varietà dei pesci. Sono elencati le varie forme, i cipriformi che sono le carpe, i barbi, le tinche, i cavedani, quindi quelli, le arborelle, quelli comuni nelle acque dolci da noi, insomma. Poi i siluri, pesci gatto, i siluriformi, i nottiformi sono quelli elettrici, quelli che sono Sì, in grado di dare la scossa, va bene, gli esaciformi che sono i lucci e simili. Direi che possiamo andare avanti. Ecco. Ecco, ancora un elenco per dare un'idea della varietà di questi pesci. Ci sono i salmoniformi che sono le trote, i salmoni, il temolo, eccetera. E poi qui sono elencati tutti le varie specie, sia di acqua dolce che di acqua salata, per esempio i merluzzi, va bene, i gradiformi, i merluzzi, nasello, eccetera, sono tipici di acqua salata. Poi le offiformi sono le rane pescatrici, sono quelle che hanno l'appendice sopra la testa con cui attirano le prede, un'appendice che sembra un sì. piccolo pesciolino che attirano le cose, poi Un'esca, diciamo. sì, un'esca, esatto. Esatto. Ecco, io solo per far vedere la varietà di loro possiamo, penso, passare alla successiva. Lì c'è la citazione ovviamente ecco, qui sto ancora facendo, ho fatto tutto l'elenco per dare un'idea diciamo, della varietà di questi pesci che sono il gruppo più numeroso nei pesci teleostei, va bene? Mhm. Abbiamo le aguglie che sono poi i pesci volanti, quelli che sono capaci di far balzi fuori dall'acqua, le gambusie, il pesce pietro, lo spinarello, i gasterosteus, quelli di acqua dolce, poi i pesci ago, vari pesci, poi ci sono i perciformi, c'è dentro il barracuda, il tonno, i persidi, i ciclidi, le cernie, le triglie, i dentici, insomma, quindi Ma pesci anche...
Come, Paolo, scusami, come Perciformes praticamente, vedo che ci sono tanti pesci, sia di acqua dolce che di mare, no? Marini, sì, sì. Ma la parola Perciformes cosa andrebbe a significare? Perché differenzia tra quelli di mare o quelli Di di... una perca, cioè di un pesce persico, cioè quelli che Ah, grossolanamente hanno più o meno tutti la forma. forma più o meno uguale, diciamo. Sì, sì, sì. Ah, ok, ok, ok. E infatti guardandoli sì, è vero, è vero. Per dirti a volte Poi il rombo, i passeri di mare, le sogliole, e poi ci sono i pesci istrici, i pesci luna, i tetraodontiformi, vabbè, questi sono. balestre. Direi che possiamo andare avanti. Ecco, qui c'è la figurazione il famoso discorso della coda simmetrica. La coda primitiva è questa, va bene, fortemente asimmetrica, poi diventa così e qui diventa completamente simmetrica, va bene, per la crescita dei raggi anche sopra, va bene, ma anche quella dei teleostei è simmetrica solo in apparenza, perché in realtà la colonna vertebrale qui si piega un pochino in alto, quindi morfologicamente sono diventate, la coda è diventata simmetrica, ma c'è ancora il ricordo del fatto che non era originariamente simmetrica. Ok, Direi che possiamo passare alla prossima. Ecco, l'evoluzione del pinna caudale e qui fa vedere de- dei pesci primitivi. Qui siamo arrivati ai nostri, da questa parte invece siamo andati a quelli che avevano le pinne carnose, e da questi si sono sviluppati anche gli anfibi primitivi. Quelli che avevano le pinne carnose, alcuni si sono spinti sulla terraferma e sono diventati i primi anfibi. esatto. Che fanno parte dei sarcopterigi. Sì, Cerco di capirci qualcosa. sarcopterigi, cioè quelli con le pinne carnose sempre, Esatto, mentre ok. invece actinopterigi sono quelli con le pinne, Di con i pesci raggi normali, senza normali, sì, senza. classico pesce. Va bene, penso che possiamo passare alla prossima. Qui fa vedere il movimento, come si muovono i pesci, vabbè, a seconda delle varie forme, l'anguilla che si muove con movimento appunto un po' come un serpente, eccetera. Qui in carangiforme c'è una trota che invece si muove agitando la coda in pratica soltanto. È vero. Vai avanti. Ecco. Sì, e qui ancora mostra il movimento, sì, un po' difficile da capire, ma insomma mostra il movimento delle code. Vabbè, possiamo passare avanti, direi. Ecco qui le pesci quelli che nuotano con ondulazione della pinna e quelli che si muovono invece con oscillazione di tutto il corpo, va bene. Poi ci sono le razze, quelle che vivono stanno poi sul fondo in pratica, ecco. I pesci balestra, direi che possiamo procedere oltre. E però è vera sta cosa, a volte non ci pensi, però ci sono pesci che nuotano solo con le pinne e altri che usano il corpo. Il corpo l'anguilla tipico è Esatto, proprio il esatto. movimento, infatti eccolo qui, anguilliforme proprio perché si muove con tutto il corpo come un No, a volte serpente. dai per scontato e dici, vabbè, non ci fai neanche quasi caso, no? Però è una cosa, è vera. Va bene, qui fa vedere com'è il movimento, le caratteristiche dal punto di vista fisico del movimento, va bene, la spinta che è data dalla coda, la resistenza ovviamente che è dall'acqua, la gravità che tende
e poi, vabbè, il peccheggio è in questo senso e l'olio invece è come per le navi, è la stessa cosa in pratica. La spinta è data essenzialmente dalla coda, ovviamente. Va bene, direi che possiamo passare alla successiva. Ecco, qui parliamo delle vesciche natatorie, che sono importanti Molto. perché permettono il galleggiamento, va bene, galleggiamento anche passivo del pesce. I pesci che hanno la vescica natatoria non hanno bisogno di nuotare per, per stare a metà nella colonna d'acqua, insomma. Se non avessero la vescica natatoria devono continuare a nuotare, altrimenti vanno a fondo. Come gli squali, Gli squali, esatto, gli squali proprio devono nuotare continuamente. continuamente. Va bene, direi che possiamo passare. Ecco, qui sono le varie vesciche natatorie dei vari gruppi, va bene, Vado avanti. e poi sì, veniamo avanti. Ecco, qui c'è la caratteristica particolare, cioè l'organo della linea laterale, cioè queste cellule ciliate che sono disposte lungo questa linea laterale e permettono al pesce di avvertire il flusso dell'acqua. Quindi quando si muove oppure se qualcuno genera un disturbo nell'acqua, il pesce lo avverte tramite la linea laterale, queste cellule ciliate hanno delle ciglia che vengono colpite dalla corrente d'acqua e danno una scarica nervosa, quindi il pesce avverte come fluisce l'acqua intorno al proprio corpo in pratica. Possiamo, direi, passare. Ecco, qui è interessante il discorso dell'acqua dolce e dell'acqua marina, perché i pesci possono stare, cioè, alcune specie stanno in acqua dolce, altre stanno in acqua marina e devono avere degli adattamenti particolari, perché in acqua dolce per osmosi tenderebbero a perdere i sali, a uscire dal coso. In acqua salata invece no, e in genere hanno una concentrazione di liquidi per cui i pesci marini sono in equilibrio con l'ambiente. Invece i pesci d'acqua dolce devono compensare perché tendono a assorbire acqua in quanto hanno una maggiore concentrazione. Poi lo vediamo meglio nelle diapositive Ok, successive. Passiamo. Ecco qui. Qui vediamo uno steitta, cioè un normale pesce osseo, si trova in acqua dolce, il suo corpo è più concentrato, va bene, e quindi tende a assorbire acqua, a entrare acqua nel corpo. In acqua salmastra è più o meno in equilibrio, in acqua marina invece è più concentrato l'ambiente esterno e quindi tenderebbe l'acqua a uscire, a venire. Ovviamente poi loro compensano con delle ghiandole, va bene? Qui per esempio l'acqua dolce tende a entrare gli ioni e a uscire e hanno degli ghiandole apposta per compensare questa situazione. ok. Ecco. Direi, ecco, qui è la stessa situazione nei condroiti, cioè nei pesci cartilaginei, squali e simili, va bene, che hanno nelle fluidi interni, va bene, hanno una sostanza che è l'urea, un derivato del metabolismo, del catabolismo delle proteine, va bene, che serve proprio per mantenere la pressione osmotica e quindi mantenerli in equilibrio rispetto all'ambiente esterno. Quindi avendo questo nel corpo sono in equilibrio con l'ambiente esterno e quindi non assorbono né perdono acqua o ioni. Qui abbiamo, ecco, qui rispetto a quella situazione abbiamo
il catabolismo, cioè alcuni producono come il prodotto finale del catabolismo, cioè della degradazione delle proteine, originariamente sarebbe l'ammoniaca che si trova nei pesci generalmente, in genere nei pesci ossei, per esempio, c'è l'ammoniaca. Il problema dell'ammoniaca è che è piuttosto tossica e anche corrosiva e quindi non può essere immagazzinata, deve essere immediatamente espulsa, cosa che fanno con facilità i pesci in acqua e quindi hanno un catabolismo in cui il prodotto finale il prodotto di rifiuto, diciamo, è l'ammoniaca, perché tanto possono liberarlo facilmente in acqua. Invece altri animali come gli squali e poi i vertebrati, eccetera, hanno dovuto sviluppare delle forme di trasformare l'ammoniaca con un costo, va bene, cioè devono spendere energia per fare questa trasformazione, ma trasformano l'ammoniaca in sostanze che non sono tossiche e quindi possono immagazzinare e poi vengono eliminate tramite l'apparato urogenitale. Insomma. Ok. Vediamo i rettili, per esempio, che producono l'acido urico, che è pochissimo solubile, quindi precipita e quindi ne possono ottenere una grossa quantità. Ci sono anche gli uccelli. Se vedete, avete presente la schitta di un uccello, la parte bianca è Esatto. l'acido urico che viene Ok. eliminato. Ok. Va bene, direi. Ad esempio, le iguane marine, Paolo, sputano il sale, l'eccesso di sale che assorbono dal mare, Sì, esatto, lo, esatto. lo espellono, esatto, dalla bocca o dal Dalla naso. Adesso non bocca, sì, ricordo. sì, dal naso, esatto. Ok, interessante, mi piace proprio tanto. Possiamo passare avanti, direi. Ecco, qui, beh, questo è un rene di vertebrato, vabbè, sarebbe lungo il discorso, comunque i reni vertebrati ovviamente sono fatti per concentrare l'urina, in modo che venga persa poca acqua, perché i vertebrati terrestri ovviamente hanno il problema di non perdere troppa acqua, perché i pesci non hanno quel problema, soprattutto i Esatto. pesci fanno presto a compensare l'acqua perduta, invece i vertebrati devono... E quindi, vabbè, sarebbe complesso spiegare il rene, non credo che sia il caso, ma è fatto in modo, diciamo, da concentrare l'urina e perciò risparmiare l'acqua. Ok. Possiamo passare al successivo. Qui, vabbè, c'è il glomerulo renale che è l'unità del rene, qui c'è il glomerulo dove passa l'acqua molto diluita e poi in questo percorso qui l'acqua viene in parte riassorbita e passa e torna di nuovo nel sangue. Vado avanti. Sì, ecco qui è lo stesso schema di prima e vediamo praticamente la stessa cosa, cioè il fatto che in pratica dal nefrone, che sarebbe questa parte qui dove c'è il glomerulo di vari sanguigni, qui esce il liquido che sarebbe l'urina, che è piuttosto diluito e poi viene riconcentrato anche tramite una concentrazione in controcorrente in modo appunto da non perdere troppa acqua. I vertebrati terrestri hanno il problema di non perdere troppa acqua con l'urina. Direi possiamo passare avanti. Ecco, qui facciamo un po' l'esempio dei vari... Beh, questo è un esempio di lampreda, cioè un vertebrato molto primitivo che non ha ancora sviluppato le mandibole. Bene, infatti vedete che ha questa bocca con questi denti cornei, le lamprede succhiano il sangue di altri pesci, eccetera, si attaccano
con questi denti e succhiano il sangue perché non hanno ancora un apparato boccale sviluppato, quindi non sono in grado di Incredibile. afferrare prede, eccetera. E qui vedete bene la bocca con questi denti cornei con i quali si fissa su un pesce o anche a volte su un altro vertebrato e succhia. Possiamo, penso, andare avanti. Questa penso che sia in realtà l'ultima slide. Ah, forse, ecco, ho messo l'alimentazione, forse siamo... È finita. Ah, È ok. finito. Ok, allora avevo una domanda che mi ha fatto Sì, Edoardo, Paolo. Te la sì. faccio. Allora, aspetta che te la cerco, un attimo. Allora, questa qua. Allora, ti chiederebbe anche quali competenze e quali passaggi sono necessari per un appassionato per classificare una nuova specie. So che ci sono stati parecchi battibecchi in passato su questo argomento tra acquariofili. Sì, allora, per classificare la specie bisogna che uno sia specialista del gruppo a cui appartiene quella specie. Per esempio, io, a parte diciamo gli acquari che è passione così, io sono un specialista di una famiglia di coleotteri acquatici, Ah, ok. va bene? Perché bisogna specializzarsi, perché non Certo. si può per esempio negli insetti, fra l'altro sono il gruppo più numeroso, ci sono decine di Immagino. migliaia, milioni di specie, va bene? Quindi bisogna specializzarsi, io sono specializzato su una famiglia e allora cosa succede? Che se uno è specialista deve conoscere tutte le specie di quel gruppo, va bene? Per questo ovviamente deve specializzarsi perché E parlare di tutto, diciamo. non si può conoscere tutti i gruppi. Allora, se uno conosce, quando trova una specie nuova, si accorge che è diversa e quindi la descrive. C'è una procedura apposta, va bene? Cioè deve Ok, fare un articolo scientifico, deve depositare un esemplare che diventa il tipo della specie, va bene? ok. Cioè, Classificarlo il tipo praticamente. del... Sì, ma il tipo si riferisce alla... come si chiama? Alla mutazione, Alla dici? descrizione, Alla alla descrizione. descrizione. Il Ok, tipo è riferito alla descrizione, cioè ok. quando uno fa la descrizione indica il tipo che generalmente, anzi sempre deposita in un museo e se uno vuole sapere cosa intendeva esattamente l'autore quando ha descritto, se non gli basta la descrizione, va a vedere il tipo che è conservato nel Ok, museo. ok, Va bene, ok, questa è ok. la procedura. Poi volevo chiederti una Poi questo cosa. non è che risolve tutti i problemi, perché la No, distinzione fra le specie, eh, soprattutto da quando abbiamo abbandonato la teoria linneana creazionista e siamo passati eh, alla teoria evoluzionista, le specie si evolvono e quindi si modificano. E nel momento in cui diciamo, si ramificano c'è una fase in cui sono un po' separate, ma non ancora del tutto, e quindi la definizione biologica di specie è che è una popolazione di individui che è separata da varie barriere riproduttive che possono essere di vario tipo da analoghe popolazioni, cioè c'è una popolazione in cui tutti gli individui di quella popolazione possono riprodursi liberamente fra loro, ma sono separati invece da barriere che possono essere di vario tipo, barriere riproduttive, possono essere barriere geografiche perché stanno certo, in zone separate, oppure possono essere barriere comportamentali o barriere temporali perché magari una specie ha il momento riproduttivo in un periodo dell'anno e l'altra in un altro e quindi certo, non si certo. possono. Se ci sono queste barriere, sono considerate specie separate, però ovviamente nel momento in cui le specie si separano, perché le specie si evolvono, quindi si formano, ci sono delle fasi in cui è difficile di dire se sono due specie distinte o se sono ancora quelle, va bene? Se prendiamo per esempio l'esempio dell'Europa e Nord America, ci sono parecchie specie
che sono considerati indipendenti sia di pesci ma anche di mammiferi, di altre cose, perché sono separate ovviamente Da terra, dal dall'Oceano continente. Atlantico, Esatto. quindi non si possono riprodurre. Però se le mettiamo insieme non è detto, magari in qualche caso si ibridano, perché non ci sono altri meccanismi di isolamento. Di Va bene, isolamento, non sono esatto. intervenuti altri. Esempio classico, il cervo, per esempio, i cervi nordamericani, il wapiti e il cervo nostro, se li si mettono insieme si accoppiano tranquillamente, però in natura non succede perché sono Sì, sono a migliaia di separati e chilometri quindi dei separati, migliaia ovvio. separati. Ecco. Diciamo che Darwin ha fatto un bel casino, insomma. Sì. Ha creato, era più semplice quella che Dio ha creato Era tutto e più fine. semplice, però già Linneo si era accorto che Beh, insomma, sì, qualcosa non chiaro. si era Era un accorto po'. già, perché Linneo non era uno stupido, si era accorto che c'era qualcosa. Aveva fatto un detto varietatis minores non curat botanicus, cioè il botanico, Linneo era soprattutto un botanico, no? Non guarda le piccole variazioni perché secondo lui erano significative e in realtà invece sono quelle più Che danno importanti perché sono alla base dell'evoluzione, del cambiamento, dei ovviamente. cambiamenti evolutivi. Allora Paolo, io non l'abbiamo fatto all'inizio, ma siccome secondo il mio punto di vista hai fatto una live molto bella, presentati perché la gente dirà, ma Paolo cosa ha fatto nella vita? Cosa fa? Chi eri? Cosa hai fatto? Perché Allora, io parli... sono laureato in scienze naturali, va bene, e poi ho conseguito un dottorato di ricerca in ecologia sperimentale, Ecco, entrambi presso l'Università di Pavia. ok, ok. Poi, dopodiché, ho lavorato un poco in università come borsista, diciamo, ma l'università italiana lasciamo perdere, cioè, Sono se fossi rimasto lì sarei ancora... Esatto. Alla fine ho vinto un concorso per la scuola e ho insegnato scienze, cioè biologia, chimica e scienze della terra nei licei Ok, per un bel po' di anni, insomma, un bel finché non po'. sono andato in pensione. Adesso sei in pensione. No, perché è giusto Adesso sono in pensione, sì. che la gente sappia anche cosa hai fatto, perché parlando di certi argomenti, appunto, è bello così. E poi ho continuato, ripeto, ho continuato a studiare, va bene, soprattutto, ripeto, io mi occupo, come studi scientifici, mi occupo di coleotteri acquatici, va Ok, bene, collaboro col Museo di Vienna perché il Museo di Vienna è il centro principale di studio per i coleotteri acquatici, va bene, io sono specializzato in una famiglia, ho descritto varie specie e ne ho altre da descrivere. Adesso ho una grossa revisione di un grosso genere in corso che ci ho messo parecchi anni. Adesso sta arrivando alla fine e descriverò circa una settantina di specie nuove. ah però, Ma le specie ce ne sono ancora tante da immagino, descrivere. immagino. Tu pensa, Ecco. avevamo uno scienziato in associazione, tra virgolette, e quasi non lo sapevamo, no? Nel senso, e invece mi ha fatto molto piacere questa tua live. Poi se qualcuno, Nicola, ha delle domande, vuole chiedere qualcosa oppure no, se no Eh, possiamo... In chat non ci sono domande, non so se qualche partecipante vuole fare qualche domanda. Esatto, se no possiamo chiuderla qui ed è stata veramente interessante. Ma le domande sarebbero tantissime, insomma, da fare su questi Diciamo che li argomenti. possono eventualmente mettere anche in chat, io Sì, leggo se sì, 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 sì. cosa rispondo. Poi. No, non credo ce ne siano, però. Mm. Non credo ce ne siano. Ok, niente, dai Paolo. Allora, noi intanto ti ringraziamo, poi Di niente, se Grazie più... Paolo. Ah, guarda, ci hai fatto... ci Ah, guarda, mancherebbe. ti ringrazio appunto, sì, Carlo. E Sì, veramente sì. è stata, a me almeno personalmente è piaciuta tantissimo, ti dico la verità, ti ringrazio. Abbiamo tribulato un po' con i problemi Sì, tecnici, ma ma ce alla l'abbiamo fine ci fatta. siamo arrivati. Però invece è filato via tutto liscio, è andato bene, Liscio, sì, sì, è andato mi fa bene. Sì. piacere e sono davvero felice di averti dato spazio come associazione perché
davvero interessante e comunque resta per tutti i soci quando la vogliono rivedere. E nel caso ci fosse qualche domanda che viene alla mente, Sì, se possono vanno lo scriverla. mettono sulla chat e io Esatto, te ne esatto, rispondo. esatto, esatto. Prima o poi, magari ci mette un po' di tempo, Guarda, dipende. Paolo, ti faccio una promessa, verrò a trovarti, se non è, Va se non è bene. un disturbo, perché tanto non No, siamo... assolutamente, ti faccio vedere, oltre ai pesci che avevo Esatto, qualche vetta, eccetera, anche la collezione dai, di volentieri. insetti Ma anche che, perché che- siamo fortunatamente che- abbastanza vicini, insomma, ecco. sì, sì, tu dove stai? Io in provincia di Bergamo abito. Ah, beh, allora sì, siamo Sì, vicini. sì, massimo un'ora di strada, siamo vicini, sì, sì, sì. Infatti, infatti. Dai, ti ringrazio Paolo, grazie Di mille. niente. A Grazie nome di, Paolo. È stato a un nome, piacere anche per me no, guarda, farla. un grande piacere a nome di tutta l'associazione e se ci sarà modo magari ne faremo anche altre, se ci saranno altri argomenti o Va roba del bene, genere. Va bene? Ti va bene. ringrazio Paolo, grazie mille. Niente, Ciao, arrivederci. Grazie a buona, Ciao, tutti. Ciao. buona ciao, serata a ciao, tutti. Ciao, 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 ciao. ciao.